richiesta che è venuta fuori tante volte nei commenti è quella di un buon sistema di crittografia. Mi è stato chiesto un sistema per crittografare i singoli file, mi è stato chiesto un sistema per crittografare le cartelle, un sistema per crittografare i pendrive e un sistema per crittografare l'intero disco, ivi compreso eventualmente il disco di sistema. Tanti miei colleghi vedo che utilizzano con somma soddisfazione BitLocker, che però non rientra sinceramente tra i miei sistemi di crittografia preferiti per tanti motivi. Mi rivolgo in questi casi, da tanto tempo ormai, ad un software ben collaudato che secondo me non solo non ha alcuni talloni d'Achille che presenta BitLocker, ma oltre a fare tutto quello che ti ho accennato in apertura, fa anche molto ma molto di più. Bene, questo sistema è esattamente ciò di cui vorrei parlarti oggi. Ti senti pronto? Iniziamo. Ed eccoci qui. Andiamo a scaricare il programmino che ci servirà per fare le magie di oggi. Quindi, come al solito, apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a scrivere VeraCrypt. Come sempre, il primo risultato è quello che ci interessa. Clicchiamoci su ed eccoci nella pagina principale di VeraCrypt. Andiamo su Download. Nella pagina download faremo clic sulla voce exe installer dove dice VeraCrypt setup seguito da un numero .exe. Clicchiamoci su e una volta che il nostro programma è stato scaricato facciamo doppio clic per andare ad installarlo. Accettiamo come sempre le modifiche al sistema. Chiudiamo la finestra del browser e la prima cosa di cui ci accorgiamo è che VeraCrypt ci parla piacevolmente in italiano. Clicchiamo OK, accettiamo i termini di licenza, clicchiamo su Avanti, clicchiamo su Installa nel caso in cui vogliamo installare VeraCrypt sul nostro computer, ma diversamente, che potrebbe essere anche una cosa furba, potremo estrarre VeraCrypt utilizzando la seconda voce direttamente in maniera portable su un pendrive esterno. Perché dico che può essere una cosa furba? Perché trattandosi di crittografia, se noi non abbiamo neanche il programma installato sul nostro computer, come vedremo tra poco, non daremo nemmeno adito a sospettare che un file sia crittografato. Comunque, per il momento, per semplicità, io clicco su Installa e lo vado ad installare sul mio computer. Quindi avanti. Accettiamo il percorso standard di installazione, lo installiamo per tutti gli utenti, lo aggiungiamo al menu di avvio, aggiungiamo un'icona di VeraCrypt sul desktop e invece non associerei i file HC con VeraCrypt. Creiamo, se lo riteniamo, un punto di ripristino del sistema. Per esperienza ti dico che puoi anche tralasciare questa voce, io lo faccio, e clicchiamo su Installa. Aspettiamo qualche secondo e ci accorgiamo che VeraCrypt è stato installato con successo sul nostro sistema. Clicchiamo su OK. Arrivati qui possiamo tranquillamente cliccare su Fine. Ti verrà richiesto di leggere la guida. La guida non conterrà niente di più di quello che ti andrò a spiegare io oggi, quindi se hai piacere di leggerla clicca pure su sì, io in questo caso faccio clic su no. Ed ecco che abbiamo sul nostro desktop l'icona di VeraCrypt. Andiamo a vedere come usarlo. Prima di andare ad aprire il programma, supponiamo di avere due diverse cartelle da proteggere. Nella prima ci sono dei documenti importanti. Se l'apriamo, infatti, vediamo che c'è un paesaggio, un'immagine di un uccello, un documento segreto che contiene il testo della poesia La Vispa Teresa, un documento segreto numero 2 che contiene la parola ciao, ed infine un file zippato che contiene dei presunti conti bancari.
Bene, supponiamo di voler proteggere come prima cosa questa cartella, documenti importanti. Come facciamo? Apriamo il nostro programma e la prima cosa che dobbiamo fare è quella di creare un volume. Cos'è un volume? Un volume è un contenitore che appunto ospiterà tutti quanti i nostri file. Il mio consiglio qual è? Il mio consiglio è di creare un file che apparentemente sembri un video, che se andremo ad aprirlo apparirà come danneggiato, come vedrai, che è plausibile come contenitore, perché un video è un singolo file di grosse dimensioni, adatto quindi ad ospitare cose più piccole al suo interno. Quindi clicchiamo su Crea un volume, lasciamo la spunta su Crea un file contenitore criptato, clicchiamo su Avanti, ci andrà benissimo un volume VeraCrypt standard, ma poi vedremo anche altre opzioni. Clicchiamo su Avanti e andiamo a selezionare il file. Il file in realtà non esiste ancora, lo andremo a creare. Clicchiamo su Seleziona file. Per comodità scegliamo desktop, perché così lo troveremo facilmente sotto i nostri occhi, e andiamo a chiamare questo file come se fosse un filmato. Quindi lo chiameremo ad esempio filmato delle vacanze.mp4. MP4 è una tipica estensione, se non lo sapessi, che hanno i video. Ecco fatto, clicchiamo su Salva, clicchiamo su Avanti, lasciamo le opzioni di codifica esattamente come sono. Per inciso ti dico che con queste opzioni hai già un livello di sicurezza elevatissimo, nel senso che per decrittare un file codificato in questo modo ci vorrebbero anni ed anni ed anni con un computer di nuovissima generazione. Clicchiamo su Avanti e a questo punto dovremo scegliere le dimensioni del nostro volume. Ora, naturalmente, se noi vogliamo sapere quanto andranno ad occupare le cose che ci andremo a mettere, vediamo che entrambe sono circa 1 megabyte. Però noi con una certa lungimiranza andremo a creare un volume sufficientemente grosso anche per l'uso futuro che ne faremo. Quindi io in questo caso scelgo ad esempio un volume da 100 e lascio il clic su megabyte. Naturalmente kilobyte è troppo piccolo, non lo prenderei neanche in considerazione, però potremmo scegliere di fare un volume nell'ordine dei gigabyte o addirittura dei terabyte. Ho scritto 100, clicco su Avanti e a questo punto devo scegliere una password. Io sceglierò una password inadatta, ci metterò Pippo, che vedrai che mi verrà contestata, ma per semplicità, per questi scopi dimostrativi va benissimo. Clicchiamo su Avanti, appunto ci informa che la nostra password è troppo corta, ma noi clicchiamo su sì per usarla e a questo punto dobbiamo fare una cosa molto particolare, cioè dobbiamo muovere il mouse in maniera casuale fino a che questa barra qui sotto che ti sto indicando non si completerà e diventerà verde. Quindi facciamo dei movimenti a caso con il nostro mouse fino a quando la barra non si riempie completamente. Benissimo, la barra è piena, clicchiamo su Formatta, attendiamo alcuni secondi e veniamo informati che il volume VeraCrypt è stato creato con successo. Clicchiamo su OK e clicchiamo su Esci. A questo punto, per utilizzare il volume dovremo fare delle operazioni, ma prima andiamo a dargli un'occhiata. Vediamo che è comparso qui sul desktop il nostro filmato delle vacanze. Apparentemente si tratta di un video. Se lo andiamo ad aprire, ci viene il classico messaggio che compare quando un video è danneggiato. Quindi, plausibilmente, noi sul nostro desktop abbiamo semplicemente un video danneggiato. Ora, supponiamo di essere ad esempio un notaio
che ha bisogno di nascondere dei file perché per questioni di sicurezza non vuole che questi, nel caso in cui gli venga rubato il computer, possano essere letti perché contengono delle informazioni relative ai suoi clienti. Facciamo finta che questi documenti importanti siano esattamente ciò che vogliamo nascondere. Come faremo? Apriamo VeraCrypt e clicchiamo su Seleziona file. A questo punto sul desktop sceglieremo il contenitore che abbiamo appena creato, cioè filmato delle vacanze. Clicchiamo su Apri e dovremo cliccare su Monta dopo aver scelto una qualunque di queste lettere di unità. Io utilizzerò per semplicità sempre la lettera A. Quindi clicchiamo su Monta, ci viene richiesta la password che ti ricordo avevamo scelto ed era Pippo. Clicchiamo su OK, aspettiamo alcuni secondi e vediamo che in A è stato montato il volume Pippo. Cosa significa? Significa che se noi andiamo nelle nostre risorse del computer troveremo un'unità A che prima non avevamo e che se la apriremo sarà esattamente come se fosse una normalissima unità contenente dello spazio libero, che sappiamo già essere i famosi 100 mega che avevamo scelto in fase di creazione. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo i documenti importanti e li spostiamo qui dentro. Adesso i nostri documenti importanti si trovano in A, che è un'unità presente sul nostro dispositivo. Quindi se noi apriamo A, troviamo documenti importanti e dal suo interno tutti i documenti che avevamo originariamente. Bene, fin qua niente di strano. Chiudiamo la cartella e andiamo a smontarla, quindi la selezioniamo e clicchiamo su Smonta. Bene, ora VeraCrypt è aperto ma la cartella è smontata, quindi se noi andiamo su A, sul nostro desktop, A sarà scomparso perché è stato smontato e con esso tutti quanti i nostri file. Però noi sappiamo che per esempio filmato delle vacanze è il nostro contenitore. Cosa succede se andiamo ad aprirlo con un editor di testo, ad esempio? Succede che ci verrà mostrata una sequela di caratteri assolutamente senza senso che matematicamente non ci porteranno da nessuna parte. Senza la nostra password e senza il programma VeraCrypt non saremo mai in grado di aprire questo file. Per questo ti suggerivo all'inizio di installare VeraCrypt direttamente su un pendrive, così nessuno troverà neanche il programma VeraCrypt sul tuo computer. Bene, adesso supponiamo di voler riaccedere ai nostri file. Come faremo? Esattamente come abbiamo fatto prima. Scegliamo una lettera di unità, scegliamo il file delle vacanze, è già selezionato, comunque facciamo seleziona file, desktop, file delle vacanze e clicchiamo su Monta. Digitiamo la password, clicchiamo su OK, aspettiamo qualche secondo fino a quando A non è nuovamente stato montato ed è accessibile sul nostro computer, nelle risorse del computer, ti ricordo. Qui abbiamo i nostri documenti importanti che possiamo tranquillamente modificare. Salvare, cancellare, possiamo aggiungerne altri se vogliamo e così via, come se fosse una normalissima cartella del nostro computer. Quando abbiamo terminato, l'unica cosa che dobbiamo fare è chiuderla, selezionarla in VeraCrypt e smontarla. Ma siamo ancora all'inizio delle meraviglie di questo programma. Perché? Supponiamo che dal nostro povero notaio entrino dei brutti ceffi che lo minacciano e lo costringono a dargli la password per accedere alle sue risorse. Ma supponiamo anche che il nostro notaio voglia anche proteggere questa cartella più delle altre che contiene dei documenti importantissimi.
Bene, andiamo a vedere cosa possiamo fare. Tanto per cominciare selezioneremo il nostro contenitore filmato delle vacanze. Dopodiché andremo nuovamente a cliccare su Crea un volume. Lasceremo sempre Crea il contenitore criptato, cliccheremo su Avanti, ma questa volta creeremo un volume VeraCrypt nascosto. Cosa stiamo per fare? All'interno di questo contenitore creeremo un altro contenitore, ovviamente un po' più piccolo, che agirà e si aprirà solamente con una password diversa. Quindi se il nostro notaio verrà costretto a rivelare la password, potrà rivelare Pippo sapendo che dei documenti meno importanti saranno vulnerabili. Ma i documenti importantissimi che verranno messi in questo nuovo contenitore segreto all'interno del contenitore principale saranno inaccessibili e nessuno potrà dirgli che non gli ha fornito la password, perché lui la password gliel'ha data ed evidentemente in quel contenitore non c'è altro. Quindi, dopo aver selezionato volume VeraCrypt nascosto, clicchiamo su Avanti. E in questo caso, siccome abbiamo un contenitore con dei file preesistenti, clicchiamo su modo diretto, perché se lasciassimo modo normale cancellerebbe i documenti precedenti. Clicchiamo su Avanti, selezioniamo sempre sul desktop il nostro volume filmato delle vacanze, clicchiamo ancora su Avanti, inseriamo la password del volume principale, cioè Pippo, clicchiamo su Avanti, aspettiamo qualche secondo e autorizziamo la modifica al dispositivo. E partiamo a questo punto con la creazione del volume nascosto. Quindi Avanti, lasciamo sempre le opzioni di codifica che sappiamo essere eccellenti e clicchiamo su Avanti. E ovviamente la dimensione del volume nascosto dovrà essere inferiore a quella del volume principale, perché deve starci dentro. Quindi se il volume principale era 100 mega e ne abbiamo occupati, poniamo 3, veniamo informati che la dimensione massima che possiamo scegliere è di 97 mega. Io in questo caso ne sceglierò 50. Quindi all'interno del volume di 100 mega ne creerò uno più piccolo, nascosto, segreto da 50. Clicchiamo su Avanti e scegliamo una password diversa. Quindi digitiamo Pluto e non Pippo. Quindi ripeto, Pluto sarà la password che ci aprirà il contenitore segretissimo. Pippo sarà invece la password del nostro contenitore segreto. Clicchiamo su Avanti, accettiamo la password corta e rifacciamo l'operazione di movimento casuale del mouse. Bene, la barra si è riempita, clicchiamo su Formatta e veniamo informati che il volume nascosto è stato creato con successo. Clicchiamo su OK e quindi clicchiamo su Esci. Andiamo a vedere a questo punto come salvare i nostri documenti importantissimi all'interno del volume segreto. Scegliamo la lettera di unità, scegliamo il nostro solito contenitore filmato delle vacanze e clicchiamo su Apri, clicchiamo su Monta, ma questa volta, ripeto, anziché dargli Pippo come password, gli daremo Pluto. Clicchiamo su OK, attendiamo qualche secondo che venga aperto il nostro nuovo contenitore e vediamo che su A è stato montato il nostro contenitore. Ma cosa succede se andiamo ad aprire A? Succede che la cartella è vuota perché ci troviamo nel contenitore segretissimo dove andremo a spostare i nostri file super segreti che andiamo a mettere qui. Quindi qui ci troviamo nel
contenitore super segreto delle dimensioni di 50 megabyte e che si trova comunque all'interno del nostro contenitore principale. Chiudiamolo e smontiamolo. Cosa succede adesso? Quando noi montiamo il contenitore ed utilizziamo la password Pippo, la password meno sicura, vedremo i primi file. Quando utilizzeremo la seconda password, quella più sicura, vedremo i file super segretissimi. Ma come ti ho detto in apertura del video, con VeraCrypt è possibile, oltre che creare dei contenitori come abbiamo fatto fino ad ora, crittografare anche dei pendrive oppure dei dischi interni del nostro computer e perfino l'unità di sistema, il disco C per intenderci. Però quello che ti consiglio è di non crittografare il disco C a meno che tu non sia veramente esperto e pratico di crittografia, perché rischi davvero di perdere tutti quanti i tuoi dati. Puoi creare all'inizio dei contenitori, puoi crittografare il pendrive che usi abitualmente se lo desideri, puoi arrivare anche a crittografare qualche disco interno che non sia il disco di sistema del tuo computer, però ricorda che crittografare il disco di sistema, ci tengo a ripeterlo, può essere un'operazione rischiosa e rischi di non riuscire neppure a riavviare il computer se sbagli qualcosa. Andiamo a vedere come si fa a crittografare un pendrive dopo questa serissima premessa. Si va su crea un volume e questa volta, anziché creare un contenitore, andremo a scegliere codifica una partizione o disco non di sistema. Ripeto, questa qua non te la farò nemmeno vedere. Quindi scegliamo codifica una partizione o disco non di sistema, andiamo avanti, accettiamo le modifiche, creiamo un volume standard, poi come sai la stessa operazione che abbiamo appena visto per la creazione di un volume nascosto naturalmente può essere fatta anche sulle unità, quindi scegliamo volume VeraCrypt standard, clicchiamo su avanti e andiamo a selezionare la nostra unità. Clicchiamo su seleziona unità e come vedi io qui ho un pendrive che è visto come unità E dal mio sistema, infatti se andiamo in risorse del computer lo trovi qui il mio pendrive che contiene un meraviglioso dato A e che fantasiosamente ho chiamato appunto pendrive. Quindi selezioniamo il pendrive che è collegato al nostro computer, clicchiamo su OK e clicchiamo su avanti. A questo punto ancora andiamo a scegliere codifica la partizione sul posto, mi raccomando, perché se creiamo il volume criptato scegliamo l'operazione più veloce che però distrugge i dati preesistenti sul nostro pendrive oppure sulla nostra unità. Quindi scegli codifica la partizione sul posto. Clicchiamo su avanti. Clicchiamo su sì, ci chiede se abbiamo fatto una copia di backup, sarebbe opportuno averne una. Lasciamo come sempre le opzioni di codifica che sappiamo che vanno bene e scegliamo una password per il nostro pendrive. Quindi io vado a digitare anche in questo caso Pippo, clicco su avanti, accettiamo nuovamente la password corta e muoviamo il mouse come oramai abbiamo imparato bene. Facciamo tutti i nostri movimenti che servono per l'offuscamento. Quando la barra è verde clicchiamo su avanti e ci troviamo di fronte ad una schermata piuttosto particolare. Cosa ci viene detto? Ci viene detto che anche se abbiamo crittografato l'unità, su alcune unità è possibile recuperare i dati anche se sono crittografati. Attenzione, questo non vale per i contenitori come il nostro filmato delle vacanze, ma vale per le unità, quindi i pendrive e i dischi rigidi. Se noi scegliamo nessun modo di pulizia, andremo velocissimi, la nostra unità verrà creata e non avremo
problemi, ma se qualcuno tenterà di estrapolare i dati utilizzando delle tecniche piuttosto sofisticate, potrà riuscirci. Quindi qual è il punto? Dobbiamo essere consci del livello di sicurezza che vogliamo ottenere. In questo caso, per la maggior parte delle persone, sicuramente nessuno, il più veloce, andrà benissimo, ma poi avrai una serie di passaggi, quelli con la M sono quelli utilizzati a livello militare, per esempio, e sono già di una sicurezza estrema, e poi c'è infine il 35 passaggi Gutmann che ci impiega un'infinità di tempo, però rende assolutamente blindata da qualsiasi tentativo di recupero la nostra unità. Siccome io non ho questo problema e vado di fretta, scelgo nessuno e clicco su avanti. E ci troviamo di fronte ad una schermata in cui non dobbiamo fare nulla. È una semplice schermata di riepilogo in cui al limite ci viene posta la possibilità di cambiare idea e scegliere un altro modo di pulizia. Ma noi siamo convinti e quindi clicchiamo su codifica. Questa schermata inoltre ci informa del fatto che non possiamo accedere all'unità mentre questa viene crittografata. È una cosa abbastanza intuitiva, quindi clicchiamo su sì e procediamo con la codifica della nostra unità. Questa informazione invece è importante. Cosa ci viene detto? Che per montare questo volume nuovamente e per accedere ai dati memorizzati sul nostro pendrive o sul nostro disco, bisogna fare clic su Automonta unità nella finestra principale di VeraCrypt dopo aver inserito la password corretta, eccetera, eccetera. Quindi il volume verrà montato come lettera di unità. Sostanzialmente cosa ci sta dicendo? Che da questo momento in poi il volume si comporterà esattamente come si comportava questo contenitore. Andiamo a vedere come montarlo. Clicchiamo su OK e ci viene ribadito anche che il volume non può essere montato utilizzando la lettera di unità. Per esempio abbiamo visto che il mio pendrive era E. Io vedrò un'unità E nelle mie risorse del computer, ma se ci farò clic resterà illeggibile perché devo aprirlo sostanzialmente utilizzando VeraCrypt. Clicchiamo ancora su OK e clicchiamo infine su Fine. Andiamo a montare il nostro volume. Quindi che cosa facciamo? Facciamo seleziona unità, selezioniamo E, gli diamo l'OK, scegliamo una lettera che può essere la nostra solita A e clicchiamo su Monta. Ci viene richiesta la password. Avevamo scelto nuovamente Pippo e clicchiamo su OK. Attendiamo qualche secondo e vediamo che la nostra unità A è presente. Andiamo nelle risorse del computer e vediamo che il nostro pendrive E, che prima era leggibile, non è più leggibile, ma dobbiamo aprirlo utilizzando l'unità A dove troveremo il nostro dato. Come sempre, per smontarlo ci basterà cliccare su e cliccare su Smonta. Nelle risorse del computer ci rimarrà solamente l'unità E illeggibile di cui non potremo vedere il contenuto. Mi raccomando, non scegliere mai formato a disco perché altrimenti perdi tutti i dati. Mi dispiace per la lunghezza di questo spiegone che ho dovuto farti, ma ci tenevo ad essere più completo possibile nell'esposizione di questo programma che trovo veramente molto utile in tante occasioni in cui la privacy ha una rilevanza particolare. Naturalmente ci sono ancora tantissime altre opzioni e possibilità che ci mette a disposizione VeraCrypt e non escludo che magari un giorno, se ci sarà interesse in merito, farò un video più approfondito come seconda parte di questo in cui andremo a vedere altre cose. Una raccomandazione però a monte voglio fartela ed è quella di fare la massima attenzione ai file contenitori, perché naturalmente cancellare un file contenitore potrebbe significare in tanti casi
perdere centinaia e centinaia di documenti o dati importanti che non sarebbero in alcun modo recuperabili. Augurandomi che nonostante la lunghezza il video ti sia piaciuto, per ora non mi resta come sempre che salutarti e darti appuntamento alla prossima.